C'è una domanda per me molto importante, molto simbolica, che ogni volta mi porta a riconsiderare le cose con una prospettiva, un peso diverso, che è: a cosa mi sto aggrappando inutilmente? Per entrare nella condivisione di quello che per me è l'attaccamento e l'arte del lasciare andare, che esploreremo alla fine di questo video anche con una piccola pratica, ti propongo di provare a immaginare per un momento di stringere una corda tra le mani. Hai presente quelle corde di juta marroni belle grosse, proprio quelle grezze che ti segano le mani? Ecco, inizia a tirarla e subito non senti nulla, anzi senti forza, senti vigore, poi però man mano cominci a tirare sempre più forte e inizi a sentire quel dolore. Però dentro di te c'è la paura che lasciandola andare, se mollerai quella corda, qualcosa dentro di te si spezzerà per sempre, che tutto ciò che hai fatto finora andrà perduto e che la felicità non tornerà mai più nella tua vita. Questo è quello che talvolta facciamo attaccandoci alle cose, alle persone, alle situazioni. E qualche giorno fa, con il gruppo degli apprendisti meditatori, ho condiviso una frase che mi ha colpito profondamente, che diceva più o meno così: colui che ha attaccamento mangia il cibo gustandone il sapore, ma provando attaccamento quel sapore. Invece colui che non ha attaccamento mangia il cibo gustandone il sapore, senza però provarvi attaccamento. È molto sottile, però quante volte nella nostra vita ci aggrappiamo a qualcosa cercando di trattenerlo come se potesse durare per sempre. Magari una piccola parola gentile che ci è stata detta, un titolo, una qualifica, un ricordo, un'aspettativa, un'idea, un'immagine di noi stessi che non rispecchia più ciò che siamo oggi. E se guardo indietro vedo tanti attaccamenti, tante convinzioni che in passato mi hanno generato non pochi problemi, come quella: non sono all'altezza, non sono abbastanza, non ce la farò mai. Tutti pensieri, idee, credenze che mi auto-boicottavano in diverse situazioni e che, ammetto, tuttora ogni tanto tornano a bussare. Però oggi le vedo, e in questo periodo soprattutto, dove il libro sta per uscire, talvolta vedo proprio tutti i meccanismi di autoboicottamento, perché da una parte c'è la gioia, c'è l'entusiasmo proprio perché il processo creativo è stato incredibile, dall'altra però vedo proprio la paura di mostrarmi, la paura che gli altri mi vedano come una persona debole, una persona che non è all'altezza. E questo vederlo sta cambiando radicalmente il rapporto con queste ferite. E sai vero di cosa sto parlando? E per me tutto questo che da un anno a questa parte sto vivendo è stato proprio frutto di un lungo processo di osservazione, di accettazione, anche e soprattutto al lavoro, perché prima c'erano delle situazioni che mi facevano molto soffrire e che magari certe situazioni ci sono tuttora, ma però semplicemente vedo cosa mi attivano, vedo cosa mi muovono, e questo fa tutta la differenza del mondo. E la meditazione in tutto questo mi sta aiutando molto, perché mi ha portato a vedere cosa mi stava attraversando, a riconoscerlo, non per analizzarlo, ma semplicemente per vederlo, per poterlo osservare, per poi lasciarlo andare. Perché ci sono degli attaccamenti molto sottili che si cristallizzano dentro di noi senza che ce ne accorgiamo. E attenzione, non sto dicendo che dobbiamo smettere di amare le cose belle o lottare per quelle alle quali crediamo, tutt'altro, ma dovremmo forse imparare a diventare un po' più degli osservatori consapevoli, capaci di riconoscere quando in noi si sta formando dell'attaccamento, perché a volte sembra quasi che vogliamo congelare i momenti belli come facciamo quelle lasagne fatte a mano dalla nonna 5 anni fa. Ma il congelatore della vita non funziona totalmente così, perché tutto scorre, tutto cambia, tutto si trasforma. Non a caso il Buddha, non ieri ma 2500 anni fa, ci diceva che l'attaccamento è una delle principali cause della sofferenza umana. Non perché le cose belle non meritano il nostro amore, ma perché è proprio il desiderio a trattenerle che ci mette in conflitto con la realtà. Pensa a una relazione, ad esempio, che hai vissuto. All'inizio era perfetta, condivisione, risate, sintonia, ardore, passione, poi le cose sono cambiate. Magari semplicemente la vita vi ha portato a fare esperienze diverse e siete cresciuti non solo come coppia ma come individui. E se ti sei aggrappato a quell'idea che il rapporto doveva rimanere come era all'inizio, probabilmente hai provato dolore, frustrazione, forse persino un senso di tradimento nel renderti conto che le cose sono cambiate. La realtà però è che tutto cambia, persino le persone. E il dolore non viene tanto dal cambiamento in sé,
quanto dal rifiuto ad accettarlo. E accettare l'impermanenza, cioè che tutto cambia, che nulla rimane uguale, è di fondamentale importanza per vivere una vita più serena. Altrimenti, a forza di trattenere, a forza di attaccarci, rischiamo di perdere di vista ciò che per la nostra vita, per la nostra realizzazione conta davvero. E il processo meditativo, d'altronde, ci insegna proprio a vedere, a riconoscere ogni emozione, ogni pensiero, ogni attaccamento, ogni idea, non come la nostra identità, ma come una nuvola nel cielo, che arriva, resta un po' lì, ci rompe un po' le scatole, ci scombussola tutto e poi passa. E in quei momenti in cui tendiamo a identificarci con le nuvole, con quei problemi, quei pensieri, quelle emozioni, dovremmo ricordarci che noi non siamo quelle nuvole, noi siamo il cielo, quello spazio immenso che accoglie tutto senza trattenere nulla. E allora ti chiedo, a cosa ti stai aggrappando inutilmente? Un ricordo che continua a bussare alla tua porta? Un giudizio su di te che non ti lascia in pace? Oppure un'idea di come le cose dovrebbero essere che ti impedisce di accettarle pienamente per come sono? Perché riconoscere qualcosa è il primo passo per comprenderlo, per lasciarlo andare. E lasciare andare non è mai una perdita, è un dono che fai prima di tutto a te stesso, il dono di vivere davvero, senza catene, con leggerezza. Perché ricordati che le nuvole passano, ma il cielo rimane sempre lì, immenso, sereno, pronto ad accogliere ogni istante. E questo principio non vale solo per ciò che ci ferisce, ciò che in qualche modo ci turba, ma anche per le cose che amiamo, perché spesso è proprio l'attaccamento alle cose belle a intrappolarci. Ma di questo ne parleremo più avanti, magari a gennaio in occasione dell'uscita del libro, grazie al quale approfondiremo tutto questo e ne faremo esperienza grazie a un programma, un metodo di meditazione molto semplice, molto veloce, divertente, che ti porterà dall'incostanza alla pratica quotidiana di 13 minuti. Ma torniamo un attimo a noi. Quello che ti propongo è di provare a prenderti qualche minuto per te, tutto per te, per provare a osservare cosa si muove dentro di te. E per me il processo della scrittura è incredibilmente potente, perché è come uno specchio che ti riflette ciò che senti e che magari non riesci a vedere perché sei troppo immerso in quella cosa, e al tempo stesso ti aiuta proprio a vederlo con meno coinvolgimento per lasciarlo andare. Questo piccolo esercizio è nato in modo molto intuitivo e ogni volta che mi sento particolarmente sopraffatto lo utilizzo per alleggerirmi. Per farlo ti basta trovare un luogo tranquillo, dove ti senti pienamente a tuo agio, prendere un foglio di carta e una penna e chiudere per un istante gli occhi, ricentrarti appoggiando magari una mano nel cuore e portando l'attenzione al tuo respiro, osservandolo senza forzarlo, lasciandolo fluire liberamente. E poi quando lo senti, riapri gli occhi e poniti questa domanda: cosa sento che mi sta appesantendo in questo periodo, in questo momento? E senza pensarci troppo, lascia che la penna scorra sul foglio. Scrivi o disegna tutto ciò che ti viene in mente, senza giudicare o correggere. Non importa se le parole ti sembrano confuse o se il disegno fa schifo, non importa. Ciò che è importante è che tu lascia andare tutte quelle cose che dentro di te sono in qualche modo bloccate, inespresse. Spegni la tua mente, l'etica, e lascia che tutto emerga. E se in quel processo percepisci un'emozione, una sensazione fisica, prova a descriverla. Dove la senti nel corpo? Che forma ha? Che colore? Che peso? Che consistenza ti viene in mente? Scrivi tutto senza trattenerti, concediti proprio quello spazio per esprimere ciò che senti. E quando senti di aver tirato fuori abbastanza, chiudi gli occhi di nuovo e torna al tuo respiro, senza il desiderio o l'intenzionalità di modificarlo, ma semplicemente ascoltandolo. E lascia che il respiro ti guidi per ricentrarti. Prenditi poi un momento per rileggere ciò che hai scritto senza giudizio e semplicemente osservalo e chiediti: c'è qualcosa in tutto questo che posso lasciare andare? Scrivi una sorta di frase di congedo che riassuma l'insegnamento di cui hai bisogno. Può essere qualcosa come il lasciare andare questa paura, lasciare andare il bisogno di controllare tutto, lasciare andare questa aspettativa, quello che senti, qualsiasi cosa. Poi quando lo senti, strappa il foglio, piegalo o mettilo da parte, oppure brucialo in sicurezza, mi raccomando. Questo è proprio un gesto simbolico per lasciare andare quei pensieri,
quelle emozioni che sono lì, che si stanno cristallizzando. Infine, resta per qualche istante in quel silenzio liberatorio, respira profondamente e osserva quello che c'è ora dentro di te senza forzare nulla. Questo esercizio lo trovo molto potente perché dentro di noi risiede un potere straordinario, quello di riconquistare la nostra integrità e di diventare consapevoli di ciò che si muove dentro di noi. Perché è proprio questa consapevolezza che ci permette di vivere con maggiore autenticità, maggiore leggerezza. Grazie per avermi ascoltato fino a qui e se ti piacciono contenuti come questi o hai delle domande, delle riflessioni, delle esperienze da condividere, scrivile nei commenti che sarò felice di leggerti e di risponderti con grande gioia. Grazie.